Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi sono contento, sì, perché come avrete visto dal titolo di questo video e dall'immagine di copertina, vi parlerò del CarPurRide. Questo è un dispositivo che rende smart la nostra auto. No, non smart in questo senso, no, smart nel senso di tecnologico. Ragazzi, questo monitor ha delle funzioni davvero fantastiche perché ci permette di avere l'Apple CarPlay oppure l'Android Auto all'interno di auto che non lo hanno nativamente o che non sono predisposte per poterlo avere. Quindi abbiamo il navigatore GPS che si collega senza fili col nostro telefono, la possibilità di sfruttare il via voce e tante altre funzioni. Io lo possiedo ormai dai primi di febbraio, avrei dovuto recensirlo dopo pochi giorni, invece da febbraio siamo arrivati a luglio, ma ho avuto tantissimi impegni. Nel frattempo però io l'ho testato per bene, da febbraio a luglio sono tanti mesi in cui ho visto effettivamente come funziona, come si comporta, se va bene, se ha bug eccetera. Adesso quindi lo mettiamo sul bancone e vediamo come funziona, ma metterò delle inquadrature ovviamente anche all'interno dell'automobile per farvi vedere alcune scene. Vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione con il prezzo, che non vi dico adesso perché cercherò di ottenere degli sconti. Io l'ho ottenuto, quindi cercherò di ottenerlo anche per voi, e perché ne esistono 4 versioni differenti, quindi prezzi differenti, promozioni, offerte differenti. Quindi concentriamoci sulle caratteristiche e poi insomma valutiamolo assieme. Iniziamo. E allora, innanzitutto lo accendo, quindi collego la presa all'accendisigari allo stesso modo di come farei all'interno della mia autovettura. Nel frattempo vi dico un particolare che non vi ho detto all'inizio, quindi funziona anche come retrocamera. Quando facciamo retromarcia possiamo vedere da questo monitor quello che è la telecamera, che non viene data in dotazione in questa versione. Possiamo vedere le varie manovre che faremo e all'interno della confezione troveremo, come vedete nel frattempo si è acceso, nel telefonino si è aperta l'applicazione per la navigazione. Io posso tranquillamente spegnerlo, ma posso averlo spento pure quando accendo il dispositivo, spento nel senso in stand by, il telefono deve essere acceso altrimenti non si collega. E troveremo questo accessorio che ci permette di collegarlo sul cruscotto, ma possiamo utilizzarlo sia facendo dei fori ed avvitandolo oppure, come ritengo più normale, sfruttando la parte adesiva. E poi tramite la ventosa possiamo collegarlo. Troveremo anche due adesivi con questa forma particolare che è la stessa forma della base, e io finora, perché dovevo recensirvelo, non l'ho messo collegato con l'adesivo, mi è caduto già 50 volte. Troviamo anche un manuale di istruzioni eccetera, quindi guardiamo il dispositivo. Allora, innanzitutto all'interno del mio laboratorio la connessione GPS non prende bene. Ah no, si è collegato, quindi possiamo utilizzarlo come un normale navigatore e quindi ci indica il tragitto. Come vedete anche l'audio si sente abbastanza forte, non è elevatissimo, comunque si sente bene, e per poterlo regolare possiamo agire su questo comando e utilizzare le varie funzioni di tutti i navigatori. Ma guardiamo però le funzioni principali, quindi vediamo per esempio che in questo modo abbiamo una schermata che ci permette di vedere sia i messaggi, le telefonate senza risposta, eventuali messaggi di WhatsApp e entrare nelle impostazioni. Ma ancora possiamo aggiungere eventuali icone sempre dall'applicazione Apple CarPlay. Abbiamo la possibilità di avere lo schermo diviso in due, quindi in questo caso potremmo avere le indicazioni, eventuale musica in riproduzione, e da questa parte la schermata con la navigazione. Andando sulla prima icona andiamo invece nella home del dispositivo, che è quella che troviamo quando si accende. Quindi in questo caso possiamo agire su diverse impostazioni, per esempio le impostazioni che riguardano lo stesso dispositivo dal punto di vista del linguaggio, della retroilluminazione e della connessione eccetera eccetera. Sono diverse impostazioni, non ve le farò vedere tutte, ma quelle che ritengo principali, più importanti. Possiamo anche regolare la luminosità, possiamo renderlo un pochettino più cupo oppure un pochettino più luminoso. Da questa parte, senza premere il tastino nella parte superiore, possiamo comunque regolare il volume, e dall'ultimo comando possiamo impostare per esempio la telecamera per il parcheggio eccetera, che in questo caso, come vi ho detto, io non ho ancora impostato. Allora continuiamo a guardare il dispositivo concentrandoci anche sulle varie porte eccetera. Questo è l'ingresso per l'alimentazione, questa invece è un'uscita USB che ci permette di alimentare eventualmente i nostri telefonini, quindi funge anche da caricabatterie. Questa invece è un'uscita AV e questo invece è l'ingresso per la telecamera per la retromarcia. Questo è l'ingresso invece per una micro SD. Abbiamo da questa parte il microfono, dalla parte alta, come vi ho fatto vedere poco fa, abbiamo il tastino per la regolazione del volume, e sulla parte destra c'è una porta chiusa con del nastro adesivo che personalmente non ho voluto togliere. Abbiamo la possibilità anche di riprodurre dei video utilizzando la funzione mirroring, semplicemente duplicando lo schermo e inviando le immagini al dispositivo. Come è possibile utilizzare la scheda SD per vedere i video, solo che non tutti i formati sono leggibili.
Io ho fatto una prova con 4-5 formati fra AVI, MPEG, MOV, eccetera. Qualcuno si vedeva, qualcuno invece no. Lo stesso per quanto riguarda la condivisione del video, semplicemente avremo, come con i proiettori eccetera, la possibilità di duplicare lo schermo del telefonino sul dispositivo e riprodurre anche i video, ma è una cosa che ritengo poco utile. Quindi concentriamoci effettivamente sull'utilità di questo dispositivo. Quindi adesso io proverò a fare una telefonata, quindi proviamo a chiamare mia figlia. Nel frattempo mi è arrivato anche un messaggio da WhatsApp e quindi vedete la notifica sia che è apparsa qua in basso che la notifica con il pallino rosso sull'icona. Allora proviamo a telefonare e vediamo come si sente. Nel frattempo quello che si vede sul display si vede anche sul dispositivo. Alice? Amore, sto facendo la prova per fare sentire come si sente l'audio nella recensione. Niente, ti disturbo. Allora, come mi senti? Bene tu? Un poco cupo. Un po' cupo? Sì. No, io ti sento bene, però la voce la sento un po' lontana. Va bene. Dillo ciao a tutti. Ciao a tutti. Va bene, ciao amore. Ciao. Ciao ciao. E allora, ovviamente avrei potuto chiudere la telefonata anche toccando il display del dispositivo, invece l'ho chiusa dal telefonino. Allora, come vedete, come viva voce funziona, devo essere sincero, in automobile io l'audio lo sentivo meglio, sarà per via dell'abitacolo, sarà, non lo so per quale motivo. Comunque effettivamente avete sentito come si sente l'audio in questo caso. La cosa che mi piace tanto è il fatto che quando si accenda l'automobile, ovviamente alimenteremo la presa accendisigari e in automatico si accenderà anche il dispositivo che ci permetterà di usufruire di tutte le sue funzioni. Si apre in automatico la funzione di navigazione, quindi trovo direttamente questa schermata. È possibile eventualmente scegliere fra le varie funzioni e il display tra l'altro è molto sensibile, quindi ci permette di usufruirne senza dover stare lì a premere con attenzione, basta sfiorarlo e risponde perfettamente ai comandi. Non avendo fatto tantissime prove per quanto riguarda l'ambito multimediale, quindi la visione di video eccetera, mi concentrerò sulle mie impressioni per quanto riguarda l'utilizzo delle telefonate, quindi il viva voce, per quanto riguarda la navigazione. Allora va bene, funziona bene, è fluido, si vede benissimo di giorno e di notte da qualunque angolazione, quindi guardato in questo punto oppure in questo modo dall'alto o dal basso riusciamo a vederlo sempre bene. Per quanto riguarda le telefonate, l'altoparlante obiettivamente non è grande, quindi imparagonabile all'audio che avremmo utilizzando il Bluetooth dell'autoradio collegato direttamente alle casse, però riusciamo a sentirlo, quindi se ci fosse stato un audio un pochettino migliore sarebbe stato senza dubbio meglio. Ma c'è una soluzione: scegliendo la funzione FM e collegando l'autoradio con la stessa frequenza del dispositivo trasmetterà il segnale audio direttamente alla radio, quindi in questo caso potremo sfruttare direttamente la connessione con il nostro dispositivo utilizzando le casse del nostro impianto stereo. Per quanto riguarda la stabilità del sistema, mi è successo solo 3 o 4 volte, non di più, che improvvisamente si chiuda la schermata della navigazione e nel giro di 3-4 secondi si riavvii mostrandovi di nuovo la schermata della navigazione, che nel telefonino rimane comunque attiva, quindi comunque si ricollegherà col percorso che aveva a memoria il telefonino e ce lo mostrerà sul display. Non so per quale motivo, però ripeto, 3 o 4 volte mi è successo. Ma parliamo un attimo anche della qualità degli accessori. Questo dispositivo per esempio l'ho utilizzato per un viaggio fino a Catania, andata e ritorno nella Kia Sportage, questo lo utilizzo all'interno della Toyota Go, e effettivamente ha retto sia all'andata che al ritorno con il peso del dispositivo, ma volevo farvi vedere quanto sia efficace la ventosa, oltre ad essere una ventosa, quindi ad avere una buona tenuta perché svolge la funzione di suzione, quindi si attacca, ha anche questo materiale così appiccicoso che ci permette di avere un'ottima aderenza anche sulle superfici. Adesso guardiamo un paio di schermate durante l'utilizzo, sia utilizzo diurno che utilizzo notturno. Ovviamente non vi farò vedere le varie funzioni per le quali il dispositivo non è stato mai utilizzato, quindi ad esempio la retrocamera e qualche altra cosa. E allora ragazzi, adesso ho impostato questa frequenza sul dispositivo e la stessa frequenza è sulla radio. Quindi l'audio che proviene dal dispositivo verrà riprodotto dall'impianto della mia macchina, quindi dalle casse. Quindi ora sentirete che differenza che c'è fra l'audio della cassa integrata e questo. Ci siamo quasi perché ci stiamo avvicinando. Al segnale di stop, gira tutto a destra su via 25 aprile. Ok, avete sentito la differenza. Questo è l'audio che proviene dall'impianto, invece quello della cassa integrata ovviamente è molto più basso.
quindi un dispositivo che in base a come viene Tra utilizzato 250 metri, tieni la destra. in base a come viene utilizzato ci dà la possibilità di usufruire anche di un audio di qualità superiore. Anche la reattività, come vedete alla guida, comunque è buona, Gira a sinistra per imboccare SS 189 verso Favara. è fluido, quindi funziona secondo me molto bene anche come navigatore. Usa la corsia di destra per prendere l'uscita su SS 122 verso Favara. E un altro vantaggio è proprio il fatto di poter impostare eventualmente un percorso mentre siamo in casa, pianificare comodamente. Quando arriveremo in macchina si connetterà al nostro dispositivo mostrandoci il percorso che abbiamo sul telefonino. Ovviamente questo richiede anche un consumo di batteria da parte del telefono perché è costantemente connesso e perché sta lavorando nella navigazione, quindi possiamo sfruttare la presa USB per ricaricarlo ed evitare che ciò accada. Ragazzi, io spero di avervi dato delle informazioni riguardo a questo dispositivo che possano esservi utili, perché farvi vedere tutte le varie schermate avrebbe richiesto tantissimo. Invece con questo video voglio semplicemente mettervi al corrente dell'esistenza di questo prodotto, garantirvi che funziona bene, se non, ripeto, 3 o 4 volte un riavvio che non ho capito da cosa sia dipeso, ma vi ho detto si riaccende immediatamente, ci riporta nella schermata che avevamo durante la navigazione, anzi lo facciamo adesso, lo spengo e lo riaccendo nella speranza di non fare brutta figura, perché in questi casi si fa sempre brutta figura, le cose non riescono. Comunque appare la schermata di benvenuto, dopodiché si ricollega, ci rimostra il percorso nel punto esatto dove ci troviamo, continuando la navigazione regolarmente. Anche per quanto riguarda il viva voce, come vi ho detto poco fa, l'audio si sente bene, e per quanto riguarda la navigazione anche le indicazioni che vengono date si sentono molto bene. Come avete visto si è riconnesso e mi sta mostrando la mappa in modo da consentirmi un eventuale viaggio. Adesso finalmente posso utilizzare il biadesivo per fissarlo in modo stabile sulla mia autovettura, e questa parte ovviamente si può anche separare. Se abbiamo già un altro supporto che combaci con questo tipo di aggancio, possiamo utilizzare quello che già abbiamo nella nostra autovettura senza fare alcuna modifica, e questa base si può modificare ruotandola verso destra o verso sinistra. Con questi scatti ci permette quindi di posizionarlo come ci viene meglio. Vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione, andate a vedere se il prodotto vi piace ed eventualmente acquistatelo. Ma prima non dimenticate di iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù se il video vi è piaciuto, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!